Ciao ragazzi, in questo tutorial concludiamo il discorso sulle equazioni di primo grado ed analizziamo tutti i casi che si possono presentare. Parliamo dunque di equazioni determinate, indeterminate ed impossibili. Successivamente facciamo un riepilogo teorico sulle equazioni di primo grado ed affrontiamo la risoluzione delle disequazioni di primo grado. Cominciamo! Nel tutorial precedente abbiamo visto che, dopo aver svolto tutti i passaggi algebrici indicati, un'equazione di primo grado si riduce all'uguaglianza fra due termini, un termine in x a sinistra dell'uguale ed un numero puro a destra dell'uguale. Ad esempio, potremmo arrivare alla forma 3x uguale a 5. In questo caso, per determinare la soluzione è sufficiente dividere entrambi i membri per 3, oppure, come si fa abitualmente, potremmo portare il 3 sotto il 5 a denominatore. Un'equazione di questo tipo è detta determinata e possiede un'unica soluzione, che si ottiene appunto nel modo descritto. Sorge subito una domanda. È sempre possibile dividere per il coefficiente della x? La risposta è no, poiché se il coefficiente della x fosse nullo, cioè 0, la divisione è impossibile. Supponiamo dunque che, dopo aver svolto tutti i passaggi, l'equazione si presenti nella forma 0x uguale a 5. Siccome non possiamo dividere entrambi i membri per 0, ci dobbiamo chiedere quale numero x moltiplicato per 0 dà come risultato 5? La risposta è ovvia, nessun numero, poiché ogni numero moltiplicato per 0 dà come risultato 0. La nostra equazione non ammette dunque nessuna soluzione e viene detta equazione impossibile. La soluzione di solito si scrive in questo modo. La e capovolta significa esiste e barrata significa non esiste. Dunque, non esiste x appartenente a R, che è l'insieme dei numeri reali. Questo significa che non esiste nessun numero reale che soddisfi l'equazione. Può capitare anche un altro caso. Sia il coefficiente della x che il termine noto risultano uguali a 0. L'equazione si presenta dunque nella forma 0x uguale a 0. Siccome anche questa volta non possiamo dividere entrambi i membri per 0, ci poniamo di nuovo la domanda. Quale numero x moltiplicato per 0 dà come risultato 0? Anche questa volta la risposta è ovvia, qualsiasi numero, poiché ogni numero moltiplicato per 0 dà come risultato 0. La nostra equazione ammette dunque infinite soluzioni, cioè vanno bene tutti i numeri reali. In questo caso si parla di equazione indeterminata. Per quanto riguarda la notazione matematica, questa specie di a capovolta oppure di v barrata significa ogni, perciò questo significa che va bene ogni x appartenente a R, cioè va bene ogni numero reale. Prima di fare un riepilogo generale, voglio ora fare un'ultima considerazione che ci permetterà di evitare errori frequenti nella risoluzione degli esercizi. Un'equazione che dopo aver svolto tutti i calcoli si presenta, ad esempio, nella forma 3x uguale a 0, è determinata e la sua soluzione è x uguale a 0, che si ottiene dividendo entrambi i membri per 3. Attenzione dunque, lo 0 a destra dell'uguale non crea nessun problema. I casi particolari di equazione indeterminata ed impossibile si presentano solamente quando lo 0 è a sinistra dell'uguale, non a destra. Possiamo ora fare un riepilogo generale. Un'equazione che dopo aver svolto tutti i calcoli si presenta nella forma ax più b uguale a 0 viene detta equazione in forma normale o canonica. Se il coefficiente della x è diverso da 0, per risolverla è sufficiente portare il termine noto a destra cambiandolo di segno e dividere per il coefficiente della x, ottenendo x uguale a meno b fratto a. L'equazione viene detta equazione determinata ed ammette una sola soluzione. Questo è il caso che si incontra più frequentemente quando si risolvono gli esercizi. Se però il coefficiente della x è uguale a 0, abbiamo dei casi particolari. Nel caso in cui il termine noto fosse diverso da 0, è evidente che non può esistere nessuna x che soddisfi l'equazione, poiché qualsiasi numero moltiplicato per 0
non può dare come risultato un numero diverso da 0. Non esiste dunque nessuna soluzione reale e l'equazione è detta impossibile. Infine, nel caso in cui sia il coefficiente della x che il termine noto fossero uguali a 0, ci troviamo nella forma 0x uguale a 0, che è soddisfatta per ogni numero reale, poiché un numero x moltiplicato per 0 dà sempre come risultato 0. L'equazione ammette dunque infinite soluzioni ed è detta equazione indeterminata. Per quanto è stato detto poc'anzi, possiamo infine affermare che un'equazione di primo grado può avere una, nessuna oppure infinite soluzioni. Non esiste un'equazione di primo grado che abbia ad esempio 3 soluzioni o 5. Le soluzioni sono dunque una, 0 o infinite. Infine, per quanto abbiamo detto, possiamo anche affermare che lo 0 a destra dell'uguale non crea nessun problema, poiché, ad esempio, se avessimo 3x uguale a 0, dividendo per 3 entrambi i membri dell'equazione, arriviamo alla soluzione x uguale a 0 e dunque l'equazione è determinata. Detto questo, possiamo passare alle disequazioni di primo grado. Consideriamo ora una disequazione di primo grado. Come si può notare anche dalla descrizione dei passaggi qui a lato, l'unica differenza rispetto alla risoluzione di un'equazione è la seguente. Se dopo aver svolto tutti i calcoli ci troviamo ad avere il termine in x a sinistra dell'uguale con coefficiente negativo, oltre a cambiare i segni di entrambi i termini, dobbiamo cambiare anche il verso della disequazione. Come possiamo notare nel nostro esempio, il meno 2x diventa più 2x, il più 6 diventa meno 6 ed il maggiore diventa minore. È chiaro invece che se, a conti fatti, la x ha coefficiente positivo, i passaggi per risolvere una disequazione sono identici a quelli che si svolgono per risolvere un'equazione, cioè non bisogna cambiare né i segni né il verso. Gli esempi seguenti mostrano le varie casistiche che si possono incontrare. Nei primi 4 il coefficiente della x è positivo, quindi per risolvere le disequazioni bisogna solamente dividere per questo coefficiente senza cambiare il verso della disequazione. Nella seconda serie di esercizi, invece, il coefficiente della x è negativo, dunque per determinare le soluzioni di tutte queste disequazioni, prima bisogna cambiare entrambi i segni ed il verso di ogni disequazione, e poi dividere per il coefficiente della x. Vi faccio infine presente che il segno meno a destra del simbolo di disuguaglianza non crea nessun problema e dunque, quando il meno è a destra, non serve cambiare né i segni né il verso. Vediamo ora alcuni casi particolari. Cosa succede quando il coefficiente della x è 0? In questo caso la disequazione è sempre vera oppure è sempre falsa, cioè o vanno bene tutti i valori della x oppure non va bene nessun valore. Vediamolo con alcuni esempi. Nel primo esempio ci viene chiesto quando 0x è maggiore oppure maggiore o uguale a 5. Siccome 0x vale 0, ci dobbiamo chiedere 0 è maggiore o maggiore o uguale a 5? Evidentemente no, dunque questa disequazione è impossibile, quindi non esiste nessun valore x che la soddisfi. Secondo esempio, 0x minore oppure minore o uguale a 5. Questa invece è una disequazione sempre vera, poiché 0 è sempre minore di 5 e dunque la disequazione è soddisfatta per ogni numero reale. Terzo esempio, 0x maggiore di un numero negativo. Questo è sempre vero, poiché 0 è sempre maggiore di un numero negativo e dunque anche questa disequazione è soddisfatta per ogni numero reale. Quarto esempio, 0x minore oppure minore o uguale di un numero negativo. Questo è sempre falso poiché 0 non è minore di un numero negativo e dunque questa disequazione non è mai verificata. Vediamo ora 4 esempi in cui è presente lo 0 sia a sinistra che a destra del simbolo di disuguaglianza. I due casi 0x maggiore di 0 e 0x minore di 0 sono impossibili, poiché 0 non è maggiore di 0 e nemmeno minore di 0, mentre i due casi 0x maggiore o uguale a 0 e 0x minore o uguale a 0 sono sempre verificati, poiché 0 è uguale a 0. Ribadisco infine quello che era stato detto anche riguardo alle equazioni.
Lo 0 a destra del simbolo di disuguaglianza non crea nessun problema, nemmeno nelle disequazioni, poiché se ad esempio dovessimo risolvere la disequazione 3x maggiore di 0, è sufficiente dividere entrambi i membri per 3 per trovare la soluzione x maggiore di 0. Con questo abbiamo concluso il discorso sulle disequazioni di primo grado. Per fare un po' di pratica, ti consiglio di riprendere gli esercizi svolti sulle equazioni, di sostituire l'uguale con uno dei 4 simboli di disuguaglianza e di provare a risolvere le disequazioni così ottenute. Nel prossimo video tutorial parleremo di sistemi di disequazioni di primo grado. Vi aspetto! Ciao!